Ciao, sono Davide. Allora oggi andremo a preparare il ciauscolo. Allora, ma che cos'è il ciauscolo? Il ciauscolo è un salume, è un insaccato, è un salame tipico umbro-marchigiano. È un salame molto particolare perché è un salame spalmabile. E a me piace un sacchissimo, è molto semplice la ricetta perché non ha degli ingredienti particolari, perché sono proprio gli ingredienti primari, diciamo sale, pepe e aglio, però sono le quantità di carne che sono molto importanti per renderlo spalmabile e anche conservabile. Allora, il ciauscolo può avere una percentuale di grasso del 70%, fino al 70%. Una volta si utilizzava il grasso di groppa, ovvero quello che io utilizzo per fare i ciccioli. Avete visto nel mio video dei ciccioli frolli che utilizzo il grasso di groppa, magari mi metto il link qua per farvi capire meglio. E poi si usa carne di spalla e qualche cosa di coscia per un restante 30%. Poi uno può scegliere, può anche un po' diminuire la parte grassa. Difatti io farò così, farò solo un 60% di parte grassa e un 40% di parte magra, che il risultato è ottimo, anche perché sennò diventa un pochino troppo grasso per i miei gusti, quindi poi uno si può regolare a seconda dei suoi gusti. Io qui ho 5 kg di carne, di cui 3 kg di pancetta, che è senza cotenna naturalmente. Ho cercato quella un po' più grassina che avevo in casa. Poi ho 1,5 kg di coppa, quindi la parte anteriore del capocollo, possiamo dire spalla. Io non avevo in casa della spalla, utilizzo la coppa che va benissimo lo stesso, che ha la sua bella parte di grasso ed è perfetta, e un pezzo di lonza, ok, quindi mezzo chilo di lonza. Abbiamo un totale di 5 kg di carne che adesso vado a ridurre in pezzettini piccolini perché la andiamo a macinare. Allora, mentre la tagliate a pezzettini, se vedete che ci sono delle ossicine o delle pellicine da togliere, toglietele, perché non va bene macinate poi nel salame, perché si sentirebbero poi. Importantissimo che non vi ho detto, la carne deve essere fredda, fredda da frigo, molto molto fredda, perché dovremo andare a macinarla più volte per renderla proprio una pasta, e passandola nel tritacarne, diciamo, la carne si scalda. Se questo impasto si scalda troppo, dopo perderebbe il colore rosa che ha tipicamente questo salame, che ha un bel rosino interno. Se lo andiamo a scaldare troppo diventerebbe grigino, grigiastro, e non è più bello da vedere. Quindi è molto importante avere la carne fredda, 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 perché facendo questi passaggi si scalda. Bene, metto il tutto dentro a un contenitore, una bacinella abbastanza capiente, che poi ci servirà anche per andare a salare, a fare la concia della nostra carne. La mettiamo un attimo da parte e andiamo a preparare proprio il sale, il pepe, le spezie. Allora, ci vanno su 1 chilo di carne 25 grammi di sale, 1 grammo di pepe sempre per chilo e uno spicchio d'aglio sempre per chilo. Quindi abbiamo 5 kg di carne e 125 grammi di sale. Io utilizzo il sale fine, 5 grammi di pepe nero, ok, se volete macinatelo voi come vi pare, se no usate quello già pronto, e 5 spicchi d'aglio che andremo a tritare a pezzettini. Ecco, una volta tritato, come al solito vado a metterci un po' di sale, già di quello pesato, e vado a ridurlo un po'
l'impasto. Bene, direi che possa bastare. Prendiamo il sale, come vi dicevo, su 5 kg di carne 125 grammi, metto dentro i 5 spicchi d'aglio e i 5 grammi di pepe nero, una bella mescolata. E vado a salare la mia carne. Una bella mescolata, che il sale vada un po' dappertutto. Come vedete, come al solito, io la salo prima di macinarla, perché così il sale si andrà ad amalgamare meglio. Ciò non toglie che alla fine della macinatura andremo comunque a impastare a mano. Non vi preoccupate che il tritacarne non si rovina se non ne macinate dei quintali, quindi andate tranquilli che il sale non rovina, specialmente questi qui che sono in acciaio inox non hanno dei grossi problemi. Bene, una volta fatto ciò siamo pronti alla macinatura. Per quanto riguarda la macinatura, da dire due cose. Abbiamo bisogno di passarlo più volte, come vi dicevo prima. Io comincio con una piastra con dei buchi da 6 mm, faccio una passata con questa qui e poi lo passo con una piastra più fine del 2 da 2 mm. Mi aiuterà poi dopo nell'impasto a ottenere proprio quell'impasto morbido, proprio per andare a insaccare il ciauscolo, ok? Allora io comincio a macinare. Quindi prima passata, vado a smontare la piastra, e monto quella più fine. C'è chi fa più passaggi con il 6 o poi passo al 3 e poi al 2. Io vado direttamente qua perché non è tantissima carne e non ci sono dei grossi problemi, ecco. Guardate come esce fine fine. Questa qui è la piastra che io utilizzo anche poi per fare la mortadella. Ecco, guardate, questa era la seconda passata e guardate già come è fine la carne. Facciamo l'ultima passata. Guardate com'è bello cremoso. Andiamo a metterci un bel bicchierozzo di vino, che io sappia di solito ci metto nel verdicchio. Io ho un bicchiere di vino bianco, di prosecco frizzante di ieri sera, che è rimasto, ce lo vado a mettere dentro. Basta, fine, non ci sono altre cose. Adesso andiamo a dare una bella impastata a mano e poi siamo pronti per andarlo a insaccare. Fate questa operazione il più velocemente possibile, la macinatura e il coso, mi raccomando, lo torno a dire, vedete com'è bello rosa, se no vi diventa un colore livido scuro e non è più bello, quindi fatelo velocemente e otterrete un bel risultato. Bene, siamo pronti per andare a insaccare i nostri salami. Allora, siringa alla mano, insaccatrice e il budello. Il budello, come vedete, è già stato lavato, dissalato. Io l'ho messo anche, l'ho preparato ieri pomeriggio, ci ho messo un po' di aceto, limone e arancia dentro. L'ho fatto, diciamo, ho tolto l'odore un po' del budello. Io utilizzo, vedete, li ho già tagliati più o meno a misura e legati da una parte. Io utilizzo il budello dritto di bovino, si chiama così. L'ho già risciacquati, li ho messi in acqua pulita e adesso sono pronti ad essere utilizzati. Vado a riempire la siringa. Bene,
procuratevi un foro salami, che avremo bisogno di andare a forare il budello. Adesso ci do una asciugata. Intanto cominciamo con questi. Foratina. Allora, andiamo alla legatura. Innanzitutto vi dico che utilizzo la corda d'arrosto perché ho finito quella di raffia un pochettino più grossa e quindi utilizzo questa qua. È un po' più brigosa perché scappa via, però se voi avete la raffia vedete che vi trovate meglio perché rimane più rimane legata, insomma non scivola, non torna indietro. Allora, per la legatura, già ne ho legati qualcheduno. E prendiamo la nostra corda con una mano, vi fate 1-2 giri, ok? Vi fate 2 giri nella mano e con queste dita andate a prendere il budello, ok? Proprio della chiusura e poi andate a tirare, guardate, vedete come viene bello tirato? Non avete lo scarto che esce e poi dopo vado a fare la chiusura. Ce ne facciamo 2 o 3 che non si sa mai visto che la corda è sottile. Ecco qua, bene, taglio via l'eccesso del budello. Una volta fatto il nodino facciamo passare la corda proprio su tutta la lunghezza del salame, così, e andiamo a fare un nodino qua in testa, cioè un giro, non un nodino, un giro attorno a dove c'è la chiusura del salame, ok? Con una mano tenete ferma la corda e con quell'altra fate questo giro, prendete il salame così e quando tirate vedrete che si va a formare la chiusura. Guardate, lo faccio con calma che vi faccio vedere bene, ok? Ecco, cercate di non tirare troppo perché sennò ci vengono tutti quei buchi lì nel salame e quindi state delicati. Quindi una volta fatto questo fate la stessa identica cosa, prendete la corda, fate un giro nella mano, prendete il salame, ci fate scivolare sotto la corda, ecco qua, e poi vedete abbiamo fatto la legatura. Questa legatura non è che serva a tenere fermo il salame, serve per quando lo andiamo ad appendere in maniera che il budello non si strappi e che la forza, il peso vada a gravare sulla corda ma non sul budello. Faccio l'ultimo giro, ecco qua, mi avvicino praticamente al nodino dall'altra parte. A questo punto faccio un giro anche qua attorno al nodino precedente e vado a utilizzare la corda che ho lasciato un pochettino più lunga apposta perché così si vede meglio, così vado a chiudere il salame. Ecco, cercate di comprendere il budello. Ci faccio 2 nodi perché questa corda è molto sottile e ho paura che scappi, poi vado a tagliare e in teoria il peso lo sopporta la corda e non il budello, così. Poi se voi lo appendete, vi serve l'asolina, ci fate l'asolina dall'altra parte e siete pronti per appenderli.
Allora, una volta legati andiamo a forarli. Usate il forasalami, classico spuncione, ci fate qualche forellino di qua e di là e poi dopo io li vado ad appendere. Utilizzo questo trespolo ma non è necessario, ecco. Li dobbiamo lasciare almeno 24 ore ad asciugare a temperatura ambiente. Sgoccioleranno e poi siamo pronti per metterli in stagionatura. Allora, io questi qua li stagiono in frigo, li appendo dentro al frigo, li lascio lì, li lascio stagionare in frigo. Se avete un posto dove stagionate i salami fresco con una bella umidità 75-80%, potete metterli a stagionare tranquillamente lì, che è la sua morte. A questo punto però mi viene da dire che se volete potete anche affumicarli questi salami. O utilizzate la procedura del video che ho utilizzato nello spec, che vi lascio il link qua, quindi la fumicatura a freddo è sufficiente anche soltanto un paio d'ore di fumo per me, perché dentro il forno ne fa e prendono bene, oppure all'antica o alla moderna, perché c'è chi lo fa anche adesso. Se avete una stanza con il camino, li lasciate dentro la stanza col camino acceso e il fumo del camino andrà un pochettino, farà la stufatura del salame e andrà un pochettino a lasciare un profumo di fumo al ciauscolo. Io sinceramente questa volta li lascio normali, non li voglio affumicare, l'ho fatto la volta scorsa e vi faccio vedere il risultato adesso, perché purtroppo no, me ne è rimasto un pezzettino solo di quel salame, dei salami che ho fatto la volta scorsa, che vi faccio vedere subito, che è qua. Io dopo, una volta che li ho stagionati, li metto sotto vuoto. L'avevo messo sotto vuoto per mantenere anche il profumo della fumicatura, rimane più persistente, rimane più concentrato nel salame. E li metto sotto vuoto perché non li mangio tutti in una volta, quindi mi durano tranquillamente 3-4 mesi una volta messi sotto vuoto, e posso mangiarli con calma, poco alla volta, quando ho ospiti, insomma, così. Insomma, me ne è rimasto un pezzettino e vi faccio vedere. Allora, come tempo invece di stagionatura, questo salame che va mangiato morbido, come prima stagionatura, se vi piace super morbido, bastano solo 15 giorni. Dopo 15 giorni potete già andarlo a mangiare tranquillamente. È molto morbido, però se aspettate almeno un mese, 40 giorni, per me è il punto giusto come morbidezza, perché deve essere spalmabile, deve rimanere bello spalmabile, e a me piace così, dopo 40 giorni di stagionatura. Dopo si può prolungare la stagionatura tranquillamente anche a 40 mesi, no 40 mesi, 40 giorni scusate, 2 mesi, insomma anche 3 mesi. Andate avanti, sentite voi la consistenza del salame, quando arrivate al punto giusto vi fermate la stagionatura, lo mangiate e poi lo potete conservare tranquillamente sotto vuoto, che vi dura un sacco. Allora, io vado a fare questa prova a taglio che vi faccio vedere. Questo qui è quello affumicato che ho fatto la volta scorsa. Naturalmente la fumicatura voi non la vedete, ha un colore leggermente più intenso, un pochino più scuro, perché la fumicatura gli ha dato un colore un po' più scuro. Vi faccio vedere come deve essere il salame quando è pronto. Guardate, vi avevo detto che doveva rimanere rosa, e il rosa è rimasto. Adesso io lo pelo, tengo il sacchettino perché poi dopo io lo richiudo il sottovuoto, e una volta tagliato io me lo spalmo. Vedete com'è? Ho preso il coltello del gorgonzola apposta per spalmarlo. Quando il gnocco è un po' caldo, appena lo spalmate ancora meglio. Però per gli aperitivi, rinfreschi, cene, quello che volete, è buonissimo, buonissimo. Poi io lo conosco già perché naturalmente
ne avevo fatti 6-7, questo qua è l'ultimo dei moicani, insomma, è proprio l'ultimo che è rimasto. Quindi questi qua fra 15 giorni inizierò a affettare. Spero di aver detto tutto, anzi, faccio una precisazione sul frigo. Li appendete, vedete questo trespolo? Io ho un frigo grande, ce lo metto dentro così e mi va bene, non tocca le pareti e siamo perfetti. Però se potete li appendete con uno stecco e cercate di non fargli toccare uno con l'altro o fargli toccare le pareti. Vi dicevo, staranno fuori 24 ore in stufatura, sgoccioleranno, quindi metteteci qualcosa sotto e poi potete riporli in frigo o nella cantina come volete voi. Bene, ho detto tutto adesso, quindi se avete voglia se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, che per me è sempre un piacere, anzi grazie se lo fate, riconoscete il mio impegno nel fare i video, e se vi volete iscrivere al canale qua c'è l'iconcina solita, viene fuori il mio faccione, vi iscrivete, sotto verranno fuori gli altri miei social, il canale hobby dove faccio i Lego e altre cose, se avete voglia iscrivetevi anche lì. Va bene, non mi dilungo, un saluto da Davide, al prossimo video in sacco o video ricetta. Ciao a tutti!